Io mi chiamo Giovanni Fasanella, sono un giornalista e da molti anni gran parte del mio impegno professionale è volto alla ricostruzione della storia invisibile italiana, che non è mai stata raccontata e che è sempre stata coperta da un velo di segretezza. La Gran Bretagna ha avuto un'influenza enorme sulla storia italiana, sull'economia del nostro paese e sulle vicende politiche interne, almeno a partire dal Risorgimento. Il rapporto strettissimo e spesso di dipendenza dell'Italia dalla Gran Bretagna sia iniziato proprio con la nascita dello Stato unitario nel 1861 e con l'impresa dei Mille, naturalmente è iniziato un anno prima. L'idea di uno Stato unitario aveva radici interne, ma il progetto subì un'accelerazione quando gli inglesi capirono che attraverso l'apertura del canale di Suez progettata dai francesi l'Italia sarebbe diventata una postazione strategicamente importantissima e quindi mettere le mani sul nostro paese, controllarlo politicamente e spesso anche militarmente avrebbe garantito agli inglesi il controllo anche delle rotte commerciali dal Mediterraneo all'estremo oriente, dove gli inglesi avevano i loro possedimenti coloniali. Quando la Gran Bretagna capì l'importanza strategica che l'Italia avrebbe assunto, diede un colpo di acceleratore al progetto di unità nazionale, finanziando e sostenendo in tutti i modi l'impresa garibaldina. Dalla nascita dello Stato unitario in poi l'Inghilterra ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle nostre vicende politiche interne e in tutti i passaggi cruciali della storia italiana. L'ha avuto quando Mussolini e il fascismo presero il potere, grazie anche all'appoggio dei conservatori inglesi, lo ha avuto durante il ventennio fascista, controllando e condizionando le scelte di una parte, quella più anglofila del regime, l'ha avuto nella caduta poi di Mussolini, organizzando il colpo di Stato del 25 luglio, lo ha avuto durante la guerra, nella lotta contro i nazisti e la Repubblica Sociale, e lo ha avuto durante l'intero arco della Guerra Fredda e lo ha avuto anche dopo, perché c'è lo zampino inglese anche in molte delle vicende che hanno segnato la storia italiana dell'ultimo ventennio. Gli inglesi hanno nel corso dei 150 anni di storia unitaria costruito delle loro quinte colonne interne attraverso le quali hanno condizionato il corso della politica italiana. Avevano una influenza enorme nel mondo dell'informazione, nel mondo della cultura e dell'industria editoriale, della diplomazia, degli apparati dentro le nostre forze armate e gli stessi servizi segreti italiani, nelle organizzazioni sindacali, nella politica italiana. In tutti questi ambienti gli inglesi avevano costruito una sorta di loro partito che in qualche modo ubbidiva agli ordini di Londra
o comunque era particolarmente sensibile agli input che partivano dalla Gran Bretagna. Ci sono state anche delle fasi caratterizzate da aspri conflitti tra Italia e Gran Bretagna. Questo è successo tutte le volte che l'Italia ha tentato di emanciparsi dai vincoli che derivavano dall'esito della Seconda Guerra Mondiale, perché per i britannici, a differenza degli americani, l'Italia non era un paese che si era liberato dal nazifascismo combattendo al fianco degli eserciti alleati, ma era un paese sconfitto in guerra e quindi soggetto alle leggi dei paesi vincitori. Secondo la dottrina britannica elaborata da Churchill già nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale e formalizzata subito dopo, c'erano tre cose che l'Italia non poteva assolutamente fare. La prima, costruire un sistema politico compiutamente democratico, cioè con l'alternarsi al governo di maggioranza e opposizione, per la presenza di un partito comunista che era il più forte del mondo occidentale. La seconda era pensare autonomamente a una politica della sicurezza, e la terza cosa, la più importante, era avere una politica estera autonoma basata su un proprio interesse nazionale. Ogni mossa di politica estera del nostro governo doveva essere concordata con gli inglesi e avere il visto britannico. Quando l'Italia, nel tentativo di emanciparsi da questa condizione di dipendenza, ha tentato di bypassare quelle regole, sono nati i conflitti più duri con gli inglesi. Fra i tanti personaggi della politica italiana del secondo dopoguerra che hanno incarnato un'idea nazionale dell'Italia, cioè di un paese che, pur appartenendo a un sistema di alleanze politico militare internazionale qual era l'Alleanza Atlantica, la NATO, non rinunciava a una propria linea di politica estera autonoma nell'ambito più naturale, che era quello del Mediterraneo. Tra questi personaggi io vorrei ricordarne due in modo particolare: Enrico Mattei, che attraverso la sua politica energetica contribuì a fare dell'Italia una delle potenze economiche mondiali, e il suo successore Aldo Moro. Entrambi erano considerati dai britannici dei nemici mortali, dei nemici degli interessi inglesi da eliminare con ogni mezzo. Enrico Mattei morì in un incidente aereo provocato da un sabotaggio, e qualche decennio dopo Aldo Moro morì assassinato dalle Brigate Rosse. America e Inghilterra non avevano la stessa visione del problema italiano. Per gli americani eravamo il paese in cui sviluppare il sistema democratico, per gli inglesi invece il sistema democratico doveva rimanere un sistema sostanzialmente chiuso, e in passaggi delicati della nostra storia, in passaggi anche
drammatici, come a cavallo tra il 69 e il 1970, quando Junio Valerio Borghese progettava con l'aiuto inglese un colpo di Stato in Italia, gli americani si opposero. E la stessa cosa gli americani fecero quando nella seconda metà degli anni 70 si pose il problema dell'ingresso del Partito Comunista nel governo italiano. Per gli americani il problema poteva essere superato limitando all'Italia la possibilità di accesso ai segreti NATO più sensibili. Per l'Inghilterra invece il problema doveva essere risolto in modo più radicale, addirittura attraverso un golpe che avevano progettato e organizzato nei minimi particolari per un anno intero e che poi lasciarono cadere perché, come dicono gli stessi documenti desecretati della diplomazia britannica, il governo inglese optò per, parole testuali, l'appoggio a una diversa azione eversiva.